Ragazzi, oggi ve ne racconto una bellissima. C'è un italiano, un inglese e un giapponese. Ma che sta a dire? Ma che cosa stai dicendo? Vabbè, allora facciamo una cosa. C'è un'italiana, un inglese e una giapponese. E poi il perfetto è Lillo. Siamo qua a provare 3 naked. Perché abbiamo scelto 3 naked fra tutte quelle che ci sono sul mercato? Facile, perché abbiamo fatto un confronto fra 2, 3 e 4 cilindri per raccontarvi come vanno su strada, le loro differenze di personalità, di carattere e di tutto quanto. Allora, come al solito, cosa facciamo? Vi raccontiamo come sono fatte, poi le andiamo a guidare, torniamo qui e vi raccontiamo come vanno. Via! Allora, 2, 3, 4. Questo trio l'abbiamo scelto perché ci sono 2 novità 2018, ovvero la Honda e la Triumph, ma la Ducati perché è qui con noi? Semplice, perché compie 25 anni e poi perché è quella che appunto 25 anni fa ha inaugurato, perlomeno in Europa, il segmento delle naked sportive. Questa versione è stata introdotta l'anno scorso con l'arrivo dell'Euro 4, 1200S è nato nel 2014, nel 2017 sono state fatte un paio di limature per renderla ancora più efficace e forse un pochino più vicina a quella che era lo spirito, l'anima della prima Monster 900. Il cuore è il bicilindrico testa stretta a 11 gradi da 1200 cm3 che sul nostro banco ha fatto segnare quasi 146 cavalli e 12,6 kg di coppia, veramente un toro. Tenuto sotto controllo dalla nuova elettronica che è arrivata con questo modello 2017. Che cosa è successo? È stato praticamente trapiantato tutto il pacchetto elettronico che prima era sulla 1299 Superbike. Quindi ci sono controllo di trazione più raffinato a 8 livelli, controllo dell'impennata, ABS cornering grazie all'arrivo della piattaforma inerziale IMU e tutte le funzionalità di contorno che si porta dietro questa gestione elettronica. Un bellissimo cruscotto TFT e poi dopo in generale, come questa revisione, un piccolo ridisegno delle linee con un serbatoio e un codino un pochino più snelli, come dicevamo un pochino più vicini a quelli del Monster 900 del 1992. Torna, piccola chicca, il gancio che c'è qua per fissare il serbatoio che permette di alzarlo e accedere alla testa del cilindro superiore. La versione che abbiamo qui è la 1200S, quindi quella un pochino più pregiata. Rispetto alla versione del 2014 non c'è più la differenza di potenza massima, tutte quante hanno lo stesso identico propulsore, quindi la 1200S guadagna 5 cavalli e la 1200 standard ne guadagna 15. Cosa cambia rispetto alla normale? Cambiano le sospensioni perché c'è un pacchetto full Öhlins bellissimo con una forcella a steli rovesciati da 48 mm, un bellissimo monoammortizzatore anche lui Öhlins e questo bellissimo ammortizzatore di sterzo regolabile anche gli Öhlins. I cerchi bellissimi con andamento a Y che alleggeriscono le masse non sospese, la 1200S pesa quasi 2 kg in meno rispetto alla versione standard e soprattutto il quick shifter attivo in innesto e in scalata, il DQS, che era stato introdotto appunto nelle ultime versioni della 1299. La ciclistica riceve soltanto qualche piccolo aggiornamento di dettaglio in materia di misure e caratteristiche perché il telaio resta invariato, stessa cosa per il cannotto, ma sul forcellone si è andato ad agire per curare un difetto storico della prima Monster 1200, ovvero la lunghezza e quindi mancanza di agilità per la lunghezza dell'interasse. Il forcellone è stato accorciato di quasi 30 mm, determinando una moto più compatta e quindi sicuramente più agile e più reattiva fra le curve. Ci manca il prezzo. Il Monster 1200S quest'anno costa 16.890 euro in questa colorazione. Se la preferite rossa risparmiate qualche cosa perché costa 16.690. Naturalmente tutto fra concessionario. La Ducati Monster 1200S deve vedersela con la 3 cilindri di questa comparativa. Parliamo della Triumph Speed Triple, si dice Triple, ve lo dico sempre, in versione RS. Ecco qua la scritta che identifica la Speed top di gamma. Costa 15.950 euro ed è rivista in profondità nel 2018, sia in tante cose che si vedono e in altre cose che invece non si vedono. Iniziamo da quelle che si vedono. La RS ha una nuova strumentazione e nuovi blocchetti elettrici, pensate un po', sono addirittura retro illuminati.
C'è anche la chiave elettronica, l'ho messa apposta qua nel serbatoio perché serve per aprire il tappo, ma poi ve la infilate in tasca e fate partire la moto con questi tasti che ci permettono anche di mostrarvi la strumentazione. Sentite l'iniezione elettronica, la pompa della benzina, eccola qui. Quindi strumentazione molto completa. Adesso Luca arretra leggermente perché ci sono i blocchetti nuovi. Gli specchietti sono sempre posti all'estremità del manubrio e troviamo anche nella dotazione dell'RS il nuovo faro a LED e soprattutto un sacco di cose pregiatissime come questi componenti in carbonio, li troviamo nel parafango e nei fianchetti laterali. Ma proseguendo sulle cose che si vedono della Speed Triple RS, non possiamo non parlarvi dell'impianto frenante con le pinze monoblocco Brembo e forcella e mono completamente Öhlins. Abbiamo una Nix 30 all'avantreno e un mono ammortizzatore TTX 36 a retrotreno. E qui vediamo anche un altro elemento classico della Speed Triple che è il doppio scarico Arrow, sempre posto sotto la sella, un elemento molto classico. Adesso vanno tanto gli scarichi sotto motore, invece la Speed rimane fedele a questo componente. E queste sono le cose che saltano subito all'occhio, però Triumph ha lavorato tantissimo sotto pelle, come vi dicevo, perché sulla Speed Triple RS debutta anche il cornering ABS di Continental e soprattutto il motore. Pensate che è stato rivisto in 105 parti, adesso arriva alla potenza dichiarata davvero bestiale di 150 cavalli e all'albero Moto.it ne ha trovati 148 a 10.130 giri con una coppia davvero importante, pari a 11,9 kg. La Speed ha la pompa più evoluta del gruppo, infatti una radiale, e nel motore abbiamo 5 mappe. Questo è tutto per quanto riguarda la 3 cilindri e vediamo l'altra sfidante che di cilindri ne ha 4. Non c'è 2 senza 3, figuriamoci se poteva mancare il 4. La Honda CB1000R va a sostituire il modello del 2008 e lo stravolge completamente, soprattutto dal punto di vista estetico. Come potete vedere, uno stile tutto suo, molto personale, un misto tra una caffè racer in chiave moderna. CB1000R migliora le prestazioni grazie a un 4 cilindri che è stato ampiamente rivisto, oltre ad essere Euro 4, ha prestazioni superiori, maggiore potenza, maggiore coppia. Al banco questo motore ha fatto registrare 140 cavalli a 10.100 giri e una coppia di 10,6 kg a 8.350 giri, per cui ce n'è tanto di più rispetto al modello precedente. Rivisto completamente anche il ponte di comando con la nuova strumentazione molto particolare nel design, e attraverso i blocchetti si riesce a intervenire su quello che sono le funzionalità appunto della strumentazione stessa. La novità sta nelle mappature motore. Noi possiamo selezionare con un cursore posto sul blocchetto sinistro le funzionalità della strumentazione stessa, possiamo scegliere tra 4 mappe motore: Power, Sport, Standard, Rain e User. La User permette anche di intervenire sui singoli parametri del traction control, freno motore e potenza del motore. Per quanto riguarda le sospensioni, Honda CB1000R prevede una forcella Showa con regolazione separata per quanto riguarda precarico sullo stelo destro e compressione ed estensione sullo stelo sinistro. Il monoammortizzatore è invece regolabile esclusivamente nel precarico della molla e nell'estensione. Impianto frenante di tutto rispetto, pinza Tokiko anteriore con disco da 310 mm, naturalmente attacco radiale, disco da 256 mm posteriore con pinza nascosta Nissin. Il cambio a 6 rapporti è dotato di quick shift e downshift, per cui si può scalare e inserire rapporti senza l'utilizzo della frizione. Questa è la versione Plus che si differenzia per che cosa? Per questi inserti in alluminio spazzolato abbiamo in più rispetto alla versione standard appunto quest'unghia sopra il bellissimo gruppo ottico, questi deflettori sul parafango anteriore e soprattutto il codino monoposto che sostituisce la sella per un eventuale passeggero. Oltre a questi particolari estetici prevede sia il quick shift e il downshift e inoltre la possibilità di scaldarsi le manine in inverno grazie alle manopole che con un comodo cursore sul blocchetto sinistro si possono riscaldare su diversi livelli di intensità. Eccoci qua, sentite che bello la voce del bicilindrico Ducati, del testa stretta a 11 gradi del Monster 1200. Ragazzi, è una figata, questo motore è sempre meraviglioso, spinge a tutti i regimi, ogni manata di gas si esce come delle fucilate, anche troppo.
E poi col quick shifter adesso è veramente un piacere da guidare. Il problema è che, come vedete, forse si raggiungono molto in fretta delle velocità un po' troppo interessanti. Non è un problema, perché ha sotto una ciclistica bella sana con dei freni spettacolari. Adesso ci diamo una calmata perché la voglia era tanta e ci siamo lasciati un po' andare, chiediamo scusa. In inserimento bella, rotonda come tutti i Monster, lontana da certi nervosismi, rotonda davvero bella in progressione. E in percorrenza, ragazzi, davvero stupenda, da tanta confidenza, anche grazie alle Diablo 3 di primo equipaggiamento, le Rosso 3. Si frena, si inserisce e anche se ci sono degli avvallamenti, le Öhlins sono spettacolari. Il Monster si muove un pochino, questo sì, ma è la sua natura, non è niente di pericoloso, non sono sbacchettamenti o ondeggiamenti di quelli che mettono in crisi, è il suo modo di parlarvi e di dirvi che state andando bene. Sì, nei cambi di direzione, ecco, forse paga qualcosa in termini di agilità rispetto alle concorrenti, però ragazzi, in percorrenza ci si sente in grado di fare quello che si vuole. Solo quando si dà veramente tanto gas in uscita di curva si sente l'avantreno che si alleggerisce, però è una cosa a cui si fa rapidamente l'abitudine. Ragazzi, avrà 25 anni, ma il Monster è sempre il Monster. Mamma che motore che ha sta moto, ragazzi, 3 cilindri fantastico, senti come riprende, mancherà anche il quick shift, però il cambio rapido, preciso, begli innesti, ragazzi. La frenata garantita dall'impianto Brembo è mostruosa, 2 dita e fai delle staccatone panico, molto modulabile. Poi abbiamo anche la possibilità veramente di registrarlo in tutto e per tutto, almeno per quanto riguarda la leva, e mette in evidenza un assetto davvero ottimo. Le Öhlins garantiscono il massimo grip e il miglior contatto con l'asfalto da parte delle ruote, fantastiche. Mamma che sospensioni, è un assetto sì sportivo, ma non è un legno, non è un asse da stiro, copia tutto. Poi c'è sto motore che spinge davvero come pochi, ma a volte si dice 3 numero perfetto. Poi c'è il sound degli scarichi aereo che, vabbè, non so se riuscite a percepirlo, a sentirlo, io lo sento e godo. Non sarà la più rapida in inserimento nei cambi di direzione, tutt'altro che lenta, ma ha una stabilità e ti dà un feeling davvero notevoli. Stabile, precisa, inserimento è precisissima, merito anche delle Pirelli Supercorsa SP che garantiscono un grip spaziale almeno finché si gira su asciutto, davvero una gran moto. Ragazzi, eccoci sulla nuova Honda CB1000R in un bel percorso misto. Il motore risponde davvero 4 cilindri con una
erogazione pazzesca dai 1000 giri su fino a oltre 10.000 giri, quindi è sfruttabilissimo. Sentite in seconda come è corposo, però già ai medi regimi, magari sotto i 4000 la spinta non è prontissima, perché comunque questo è il motore più frazionato dell'8 e predilige ovviamente l'allungo. Guardate la seconda, adesso mi limito subito perché sennò già la seconda porta ben oltre i 100 orari. Il cambio elettronico non è veloce come quello della Ducati, però è molto morbido negli innesti, questo per salvaguardare secondo onda la meccanica. Vedete, sono in terza, quarta, quinta, comunque è un cambio che funziona in maniera egregia. Scalo anche a moto piegata, è dolcissimo, non mi dà risposte brusche. Terza, quarta, erogazione favolosa anche sui percorsi misti, quindi posso sfruttare l'ottima erogazione ai medi. La moto è maneggevolissima nel misto, vedete come l'inserimento in curva, grazie anche alle ottime gomme Bridgestone di primo equipaggiamento, sia davvero facile. Questo è un percorso veloce, sono molto comodo in sella. Poi guardate la frenata, Tokiko, è molto potente e ben modulabile. Ovviamente ho le tubazioni idrauliche in gomma, perché questa è una scelta tipica delle moto giapponesi da sempre, per una questione di modulabilità. Rumore molto bello allo scarico, è silenzioso, però in piena apertura c'è anche una bella grinta. Adesso scalo 2 marce col quick shift, inserimento preciso. La forcella quando vado a frenare forte ha un'ottima risposta, mentre l'ammortizzatore nella guida più sportiva lamenta una risposta qualche volta leggermente sfrenata, però diciamo che rispetto a Ducati e Triumph l'unità della Honda è meno raffinata. Va bene nella conduzione sportiva, mentre nella guida veramente brillante, quando si sfrutta totalmente la ciclistica, il mono, quando l'asfalto è rovinato, dà delle risposte un po' più brusche. La ciclistica ha un ottimo inserimento, questa moto in curva va veramente subito al punto di corda e tiene benissimo la traiettoria che il pilota imposta. Vedete come la correggo come voglio e come cambio di direzione in modo immediato. Anche sull'asfalto sporco è molto sicura grazie a queste gomme di primo equipaggiamento. Scalata, vedete come posso anche toccare i freni a moto piegata e la moto ha una risposta precisa. Ottima nella guida sportiva, con un motore che conquista, perché Honda i 4 cilindri li sa fare veramente bene. Vi abbiamo raccontato come sono fatte e vi abbiamo raccontato come vanno direttamente dalla sella. Adesso è il momento di tirare un po' le conclusioni. Allora, in rigoroso ordine alfabetico, vi raccontiamo 3 pregi e 3 difetti di ciascuna di queste moto, uno per ciascuno di noi. Altezze, stili di guida, gusti differenti, e ognuno di noi vi racconta cosa gli è piaciuto di più e cosa gli è piaciuto di meno di queste 3 meraviglie. Cominciamo, vedete, in ordine alfabetico, dalla Ducati, e quindi comincia Francesco, cosa ti è piaciuto? Il pregio della Ducati, che è una guida molto adrenalinica, molto maschia, si muove però dà tanta soddisfazione. E a me è piaciuto tantissimo il motore, perché il motore è, come tutti i motori Ducati, è elastico, dolce, ma ti spinge fuori con una forza, con un vigore meraviglioso. Andrea? A me è piaciuto il comportamento dell'enduro duro, no, a parte le battute. Mi è piaciuta l'ergonomia di questa moto, perché per i piloti più alti si sta bene, non carica troppo l'avantreno, c'è una bella distanza dalla sella al manubrio, quindi è diventata una Monster comoda, non è più come le Monster di qualche anno fa dove eri proprio caricato sulla forcella, adesso la guidi bene. Ok, il difetto cosa ti è piaciuto di meno? Difetto, il motore scalda tanto. Quello sì, è vero. E a me sinceramente è piaciuto a tutti, non è forse proprio un difetto, ma è una sua caratteristica, nel senso che è molto stabile, però la stabilità si paga con una certa muscolarità nei cambi di direzione, non è così reattiva come le altre sul curva contro curva. Andrea? Io ricado ancora sull'ergonomia, perché è vero che è comodo il manubrio, la sella e tutto quanto, però se avete anche il piedone lungo, io ho 45, col tallone c'è il tallone d'Achille della moto per me, che è proprio la posizione del tallone destro, perché nella guida sportiva quando sei in punta sulla pedana tocca contro lo scarico. Quindi proseguiamo con l'ordine alfabetico e parliamo della Honda. La Honda, Francesco, cosa ti è piaciuto di più? Mi è piaciuta moltissimo l'ergonomia di questa moto, manubrio, sella, pedane, tutto nella posizione giusta, si guida bene. Andrea?
Io sono scontato, però è una Honda e anche su questo modello ritroviamo la facilità di guida, sali in sella ed è subito immediata a livello di motore, di telaio, prendi e vai, facilissimo. Io per una volta mi stacco un pochino dalla sostanza perché sono rimasto veramente ammirato dalle finiture, dalle lavorazioni, dal design che c'è in ogni piccolo dettaglio di questa moto. Dovunque posi lo sguardo è veramente meravigliosa. E difetto? Difetto? Allora, sinceramente nella guida spingendo un po' il mono non mi ha soddisfatto al 100%, soprattutto se paragonato alla dotazione di Triumph e Ducati. Dotazione per dotazione, anche il mio appunto riguarda la dotazione però a tutto tondo, perché per quanto riguarda strumentazione e altri dettagli come il cornering ABS, la Honda è un gradino sotto le rivali. Io invece vado un po' controcorrente, nel senso che quell'ergonomia, quella posizione di guida che citavate voi, è vero, è bella, è rilassante, è molto accessibile, però secondo me il manubrio un pochino alto ti toglie un pochino di feeling nella guida sportiva quando vai a inserire in percorrenza. E quindi chiudiamo con la Triumph. Comincio io a questo punto perché per me il motore, il 3 cilindri della Triple è veramente meraviglioso, è arrivato a un livello di raffinatezza e allo stesso tempo di gusto, di erogazione, di potenza che è veramente meraviglioso, impagabile. Motore bello e spinge una moto che quando si dà il gas si comporta in una maniera strepitosa, non c'è un difetto, un punto debole, è bellissima da guidare soprattutto quando si dà il gas. Pregio per me, dotazione esagerata, passiamo da Öhlins, Arrow, TFT, Cruise Control, c'è veramente di tutto, addirittura i comandi retroilluminati, quindi siamo veramente al top, tranne un difettuccio. Sì, che è quello che non mi è piaciuto molto, perché un allestimento come l'RS, che è il top di gamma, il non plus ultra di Triumph, manca del quick shifter, che c'è tra l'altro sulla sorellina più piccola, sulla Street, quindi sinceramente è una mancanza che facciamo fatica a giustificare. Fra, tu cosa ne pensi? Io ho un appunto, i comandi al manubrio saranno anche retroilluminati, però sono un po' complicati, bellissima la strumentazione, però per capire come funziona, come si passa da un menu all'altro, non è così intuitivo. È vero ragazzi, per quelli non troppo giovani è un problema gestire i comandi elettrici, però detto questo il difetto per me invece è l'assetto molto rigido in città dove fa battere i denti. Nel misto qua è uno spettacolo, è una moto, una superbike, in città saltate un po'. Benissimo, quello che secondo me possiamo dire di tutte quante è che a prescindere dal gusto personale si casca sempre in piedi perché sono tre moto assolutamente meravigliose e ciascuna di È queste... brutto da dire che Si casca, tutti i verbi si che potevi usare, in proprio si generale casca. si casca, poi in piedi però. in piedi e non Siamo succede tutti niente. dei Però è piccoli vero, markets. Edo, sono moto esagerate. Sono tre moto esagerate, ciascuna il bello con una sua personalità molto definita, molto diversa, tre schemi motoristici completamente diversi, tutte di grande soddisfazione, quindi quale vi possa piacere sicuramente non vi sbaglierete. Proviamo a fare una cosa per una volta però. Le abbiamo valutate e probabilmente siamo tutti d'accordo sul fatto che sulla guida sportiva, come piace a noi, ce n'è una che svetta sulle altre e l'orgoglio nazionalista si inchina, ma è la Triumph a questo punto. Però non è detto che tutti e tre compreremmo la Triumph, perché ognuno di noi ha dei gusti personali, sensazioni, feeling e quello che volete. Quindi, Andre, tu cosa prenderesti? Confermo quello che ha detto, questo è il progetto che è anche un po' quello più vecchio perché è da più anni che c'è la Speed Triple, però infatti lo dimostro su strada perché è un'evoluzione che è arrivata a una maturità pazzesca. Motore e ciclistica nel misto fanno godere come i ricci. Io forse prenderei la Honda perché è quella più fresca, col design più innovativo e mi ha colpito molto il lato estetico e quando aprite la saracinesca del box è la prima cosa che vi colpisce. Quindi Honda. Io dico, quella che mi è piaciuta Triumph e quella che mi porterei a casa Triumph. È coerente. Perfetto. Edo? Io invece un po' che ho delle radici ducatiste, un po' che il feeling che ti dà il Monster per me è ancora imbattibile, il gusto nella guida è meraviglioso e quindi io adesso vi saluto e me ne vado a casa con il Monster. Il Monster! La Monster. è una moto, la. Per me è il. Ciao! E di lungo c'è solo il piedone comunque.